Il sablé ai lamponi è un biscotto inaspettato perché si sente tutta l'acidità del lampone e abbinandolo a una tisana ai frutti rossi è una vera meraviglia. Per il sablé ai lamponi c'è un mondo, perché questo, come tanti biscotti che faccio io, è una base dove inseriamo alla fine purea di lamponi. Ma se questo purè di lamponi lo cambiate con il succo di frutta della passione o succo di limone, succo di lime, purea di mela, di mango, quello che volete, ogni volta cambia, con le stesse quantità. La cosa bella è che lavorando questo sablé come lavoriamo adesso, mantiene anche durante la cottura l'acidità della frutta, per cui quando mangiate questo biscotto sentite il lampone, non solo una cosa rossiccia, chissà di qualcosa. E questo è bello di questo biscotto. Cosa vuol dire sablé? Che sappiamo praticamente la farina con il burro. Lavoriamo al contrario. Mettiamo il burro a temperatura ambiente, la farina e sappiamo. Diventa come una polvere. Con questo lavoro il nostro biscotto dopo la cottura è molto più croccante. Perché quando poi incorporiamo lo zucchero, visto che il burro è stato già impermeabilizzato con la farina, lo zucchero non si scioglie e rimane più croccante all'interno. Poi inseriamo le gocce di cioccolato fondente e soltanto adesso i due zuccheri. Abbiamo un zucchero semolato e un zucchero integrale di canna. Impastiamo. E adesso la purea di lampone. Sono lamponi frullati, setacciati e abbiamo tolto i semi, perché i semi danno sempre noia sotto i denti. E impastiamo. E come vedete non serve nessuna macchina. Si sente il lampone puro. Questo bell'impasto mettiamo in pellicola, in frigorifero, così rapprende. E fra 60 minuti formiamo i nostri cilindri. Allora, il nostro impasto è riposato. E così riposato che sta anche in piedi. Vedete? Bel muro. Tagliamo in 3 pezzi uguali. Più o meno. 1, 2, 3. Un po' di farina, poca, e facciamo dei rotoli. Uno. E 2. Proviamo di farle più o meno uguali, anche come lunghezza. E 3. Poi li prendiamo e li rotoliamo nello zucchero di canna. Come vedete il zucchero di canna rimane attaccato perché è leggermente morbido, così durante la cottura crea una crosta buonissima. Adesso mettiamoli in frigo, aspettiamo 30 minuti e poi li tagliamo. Abbiamo acceso il forno a 165 gradi perché questi biscotti vanno cotti a 20 minuti circa. Una placca con capo da forno, un tagliere, un coltello e la mia prima salsiccia di biscotti ai lamponi. E tagliamo. E li mettiamo 5 per 5. Si allargano leggermente. Vi ricordo 165 gradi per circa 20 minuti. La ricetta la troverete sempre nel ricettario.
Ed ecco i nostri sablé ai lamponi. Come vedete bene, l'esterno è più dorato perché lo zucchero si è sciolto completamente in caramello caldo. C'è un profumo qua pazzesco. Il cioccolato è ancora morbido durante la cottura, adesso quando si raffredda anche il cioccolato cristallizza e diventa duro. È un ottimo biscotto veramente da abbinare. È una tisana ai frutti rossi. Abbinamento perfetto. Infusione ai frutti rossi con un biscotto ai lamponi e cioccolato fondente. Siamo andati nel bosco, abbiamo raccolto i lamponi e vi ho fatto vedere come si può inserire una polpa di frutta in un sablé. Alla fine della cottura rimane con tutta la freschezza e l'acidità abbinata a questo cioccolato pazzesco. E ci vediamo alla prossima lezione per le famose lingue di gatto. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, mondo di accademia.tv ti aspetta.